Se stai decidendo quale università frequentare l'anno prossimo, oppure sei già all'università ma non sei così sicuro della tua scelta, allora questo video fa per te. Quindi rimani fino alla fine che assieme analizzeremo le lauree principali valutandole con una scala da 1 a 6 stelle in base ad occupabilità, ovvero quanto è facile trovare lavoro con questa laurea, paga e ritorno economico, ovvero quanto puoi guadagnare nei primi anni e dopo 5-10 anni, rapporto sforzo-resa, ovvero quanto tempo, fatica e anni richiede rispetto a quello che poi restituisce, spendibilità estera, quindi quanto puoi portarti questa laurea fuori dall'Italia, futurabilità e quindi se tra 10 o 20 anni sarà ancora richiesta, e infine la possibilità di mettersi in proprio con questa laurea, quindi se la puoi utilizzare per fare consulenze, metterti in proprio oppure aprire proprio un'impresa. Quindi mettiti comodo che sono sicuro possa darti diversi spunti nella tua prossima scelta. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questo canale ti parlo di soldi e di finanza in generale. E con l'estate è finalmente arrivato quel periodo dell'anno in cui i maturandi devono scegliere per il proprio futuro, e quindi dalla mia esperienza universitaria e dagli ormai diversi anni in cui sono nel mondo del lavoro vorrei cercare di darvi dei consigli utili per la vostra prossima scelta. E per accontentare Antonio Bari 5161 non mi dilungherò. Primo settore: informatica, AI, cyber security e scienza di dati. Probabilmente questa oggi è una delle migliori lauree in assoluto. Il rapporto tra domanda, crescita, estero e futurabilità. Cosa comprende l'informatica, l'ingegneria informatica, la scienza di dati, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, programmazione, gestione cloud e sviluppo di software. La cosa forte di questa branchia è che attualmente la richiesta è altissima e il mercato attribuisce un valore altrettanto alto. A livello di paghe indicative, nei primi anni si sta tra i 1.500 e i 2.000 euro, dopo 5-10 anni si arriva anche a 3.000 euro, e all'estero, senza neanche dover andare troppo lontano, una su tutte la Germania, i salari sono molto più alti, si parla di 2-3 volte i salari italiani. E proprio per quanto riguarda l'estero, questa laurea è fortissima. La programmazione parla un linguaggio universale e quindi non è che hai bisogno di chissà che competenze per poter lavorare in Italia piuttosto che all'estero. Anzi, un altro vantaggio di questa tipologia di lavoro è che spesso puoi lavorare con l'estero ma direttamente da casa tua qui in Italia. D'altra parte, per quanto riguarda la futurabilità e quindi l'integrazione delle AI in questa tipologia di lavoro, sicuramente per i lavori più basilari già oggi l'intelligenza artificiale riesce a sostituirli, basti pensare a Cloud Code. A livello di sforzo sicuramente richiede uno sforzo medio-alto, ma la resa è molto buona e tra l'altro puoi iniziare a rendere anche molto presto. Infatti basta semplicemente una laurea triennale e magari qualche progettino fatto durante l'università. Quindi come voto questa si prende 6 stelle. Motivazioni: occupabilità alta, le paghe sopra la media, la crescita è molto rapida, la spendibilità estera è ottima, le AI, se sei competente, va solo a potenziarti, ed infine ha un ottimo rapporto sforzo-resa. Secondo campo: ingegneria industriale. Sicuramente è una delle lauree più solide e complete, ingegnere meccanico presente. Cosa comprende questa branchia? Gestionale, meccanica, elettronica, automazione, energetica e tutte quelle diramazioni da queste branche. La paga di queste lauree potenzialmente può essere molto alta. Perché? Perché il ruolo dell'ingegnere è proprio quello di risolvere dei problemi costosi, quindi organizzare produzione, migliorare i processi, disegno degli impianti, aumentare la qualità e in generale risolvere tutti i problemi dell'azienda. Le paghe indicative in Italia si va dai 1.500-1.800 euro netti al mese nei primi anni, dopo 5-10 anni si oscilla tra i 2 e i 3.000 euro netti. All'estero in pochissimi anni si parla almeno del doppio. Tra l'altro, sempre parlando di estero, è molto spendibile, infatti ti basta semplicemente la lingua inglese, ma poi le tue competenze sono sempre quelle. A livello di AI e di futuro sicuramente hanno un'ottima futurabilità, perché anche qui sicuramente per le task più basilari le AI e l'automazione si prenderanno un po' questi compiti, come quello dell'industria abbinata all'intelligenza artificiale. Sforzo resa: lo sforzo sicuramente è molto alto, gli esami sono duri, si fa tanta matematica e fisica e materie tecniche, però alla fine, una volta terminato il percorso, soprattutto se si è bravi, ne vale la pena. Complessivamente il voto è di 5 stelle su 6. Motivazione in breve: è molto solida, ha una buona paga, una buona occupabilità, ottima spendibilità estera, comunque leggermente sotto il campo dell'informatica, medicina e area sanitaria. Sicuramente nel lungo periodo è una scelta fortissima, ma non così efficiente nel breve, se parliamo solo di soldi e di tempo impiegato a raggiungerli. Cosa comprende questo blocco? Sicuramente medicina, odontoiatria, farmacia, professioni sanitarie, fisioterapia, infermieristica e tutte le tecniche sanitarie. Perché questo lavoro paga? Perché la salute è un bisogno essenziale. Ci sarà sempre bisogno di medici e di figure sanitarie
sanitarie. Per quanto riguarda le paghe ci sarebbe da fare una suddivisione. Per medicina durante il percorso il ritorno economico arriva tardi. Infatti è vero che lo specializzando comunque percepisce uno stipendio, però per quello che viene pagato durante la specialistica tanto vale non specializzarsi e piuttosto massacrarsi di guardie mediche. Ma terminata la specialistica comunque si parla di un 2.500-4.000 euro netti al mese, arrivando anche a salire in alcune specializzazioni oppure se si lavora da privato. Per quanto riguarda le professioni sanitarie, nei primi anni si parla di un 1.400-1.800 euro netti al mese e con un po' di esperienza 1.800-2.500 euro. Ed anche qui si può crescere se fai libera professione. A livello di spendibilità estera la valuterei medio buona, ma non così immediata come per quanto riguarda le altre branche. Infatti serve sicuramente una buona conoscenza della lingua. In alcuni paesi serve il riconoscimento del titolo, a volte serve fare alcune abilitazioni aggiuntive e poi per essere un buon medico o un buon professionista nell'ambito sanitario bisognerebbe conoscere anche la cultura dei pazienti che stai visitando. E sicuramente, a parte per alcune specializzazioni come può essere la radiologia, collegarti da remoto è impossibile. Parlando di intelligenza artificiale, sicuramente in futuro aumenterà tantissimo, però difficilmente arriverà a sostituire completamente il medico sanitario di turno. A livello di sforzo resa, almeno per quanto riguarda medicina, lo sforzo è altissimo. Infatti si parla di un minimo di 6 anni, arrivando tranquillamente anche ad 11-12 anni, e quindi il vero ritorno economico arriva molto tardi. Comunque complessivamente si becca 5 stelle su 6. Ora arriviamo alla branca dell'economia e della finanza. Questa è una delle branche più forti, comprende l'economia, la finanza, il management, il marketing, l'amministrazione, il sistema bancario, e tutte queste specializzazioni pagano tantissimo perché le aziende hanno bisogno di persone che capiscano di numeri, calcolino i margini, i costi, analizzino i bilanci e si occupino di vendite di clienti. A livello di paghe si parla nei primi anni di 1.400-1.700 euro netti al mese, dopo 5-10 anni si arriva a 1.800-2.500 netti al mese. Ed alcune di queste specializzazioni, soprattutto se lavorando a Milano oppure in grandi multinazionali, possono arrivare a pagare anche molto di più. La spendibilità estera è buona se hai un buon inglese e un buon network. A livello invece di futurabilità, la parte amministrativa e contabile più basilare sarà sempre più automatizzata. Per quanto riguarda invece la parte strategica, finanziaria e commerciale, il fattore umano rimane imprescindibile, però capite che i ruoli manageriali alla fine sono limitati e quindi un domani ci si potrebbe trovare con troppi economisti rispetto ai posti effettivamente disponibili. Per quanto riguarda invece il rapporto sforzo-resa, lo sforzo qui è medio e il ritorno è molto variabile e spesso la differenza la fanno più le side skills piuttosto che le skills prettamente economiche. E quindi come valutazione finale, per quanto riguarda la parte economica generale darei 4 stelle, per quanto riguarda la finanza, analisi dati e statistica 5 stelle. E ora arriviamo a matematica, fisica e statistica, che sono lauree di solito molto sottovalutate. Gli sbocchi più interessanti di queste lauree oggi sono data science, AI, finanza quantitativa, il mondo delle consulenze e quello della gestione dei rischi. A livello di paghe nei primi anni si parla di 1.400-1.800 euro netti al mese, dopo 5-10 anni si parla di 2.000-3.500, soprattutto parlando di analisi di dati. All'estero hai una buona spendibilità, soprattutto se hai un buon inglese ed hai anche conoscenze informatiche. Per quanto riguarda la futurabilità è molto buona, soprattutto per la matematica applicata. Per quanto riguarda invece lo sforzo resa, lo sforzo è molto alto. Infatti, nonostante il ritorno possa essere potenzialmente alto, non è una cosa automatica e devi prima trasformare una laurea prettamente teorica in delle competenze pratiche. Come voto qui complessivamente darei 4 stelle. Giurisprudenza, in poche parole, è una laurea ad alto potenziale, il rischio è elevato e sicuramente ha bassa spendibilità estera. In alcune sottobranche potrebbe avere dei ritorni importanti, ad esempio gli avvocati d'affari, il tributario, la magistratura oppure il notariato, però c'è da dire che ormai il mercato è un po' saturo. Per quanto riguarda le paghe, nei primi anni sono molto variabili. Tra praticantato e inizio carriera si va dagli 800 ai 1.500 euro netti al mese e dopo diversi anni potrebbe restare medio-bassa oppure salire di molto. Infatti le specializzazioni di cui vi parlavo prima possono tranquillamente superare i 3.000 euro netti al mese. A livello di estero la spendibilità è molto bassa, è molto vincolato alla comunità locale e se hai studiato diritto in Italia non puoi andare domani in Germania e pretendere di poter fare l'avvocato. A livello di futurabilità sicuramente molte attività base saranno automatizzate, andando quindi ad incidere negativamente in un mercato già saturo. A livello di rapporto sforzo-resa qui lo sforzo è molto alto, il
percorso è molto lungo e i risultati non sono certi e quindi come valutazione finale darei 3 stelle. Psicologia. La domanda sociale è in continua crescita, però la monetizzazione di questa branca non è automatica. Anche questo è un mercato che fino a qualche anno fa era molto saturo, però ci sono stati degli sforzi da parte dello Stato ed in parte anche per una maggior consapevolezza dell'italiano medio sul tema della salute mentale e quindi la richiesta di psicologi negli ultimi anni sicuramente è aumentata. A livello di paghe nei primi anni si oscilla tra i 1000 e i 1500 euro netti al mese, ma in seguito a specializzazione, soprattutto se si esercita libera professione, si arriva anche a 2.000-3.000 euro netti al mese, ma dipende tantissimo dalla nicchia, dalla tua reputazione e sicuramente anche dalla città in cui lavori. Per quanto riguarda la spendibilità estera è molto difficile, infatti la psicologia richiede una lingua molto forte e la conoscenza del contesto culturale è imprescindibile. Per quanto riguarda la futurabilità, sicuramente la psicologia è un ambito molto sicuro, infatti è una di quelle branche in cui la relazione terapeutica è fondamentale, serve quella fiducia tra medico-paziente e il fattore umano non può essere sostituito da una macchina. A livello di sforzo-resa, lo sforzo è medio-alto, il percorso spesso è lungo e il ritorno economico è molto variabile. Quindi, come valutazione per una psicologia generica darei 3 stelle, mentre per una psicologia specializzata ne darei 4. Infine, lauree umanistiche, quindi lettere, filosofia, storia ed arte. Il valore culturale di queste branche è sicuramente alto, però il ritorno economico è molto incerto. E quindi attenzione, se il tuo obiettivo è monetizzare i tuoi studi, allora forse queste lauree andrebbero evitate. Piuttosto le valuterei nel caso si volesse fare una seconda laurea per approfondire un settore che magari ci appassiona. Infatti, per quanto riguarda lo stipendio, si parte dai 1000-1500 euro, ma poi rimane molto statico. Per quanto riguarda la spendibilità estera, diciamo che sono spendibili, ma alla fine proviamo a specchiarla al contesto italiano. Ad esempio, pensate a quanti professori di lingue orientali sono richiesti in Italia? Pochissimi. Allo stesso modo, i professori di italiano all'estero sarà molto limitata. Per quanto riguarda la futurabilità, purtroppo queste sono branche molto esposte. Infatti, pensiamo stupidamente al traduttore in simultanea. Già ora diverse tecnologie possono sostituire l'uomo. Pertanto, molti dei lavori che di solito si vanno a fare con queste lauree sono tanto minacciate dall'intelligenza artificiale. A livello di sforzo-resa, lo sforzo sicuramente è variabile, ma il ritorno economico è molto incerto e quindi come voto finale darei un 2 stelle. Ed anche oggi siamo arrivati alla conclusione. Se ti trovi d'accordo o in disaccordo con alcune delle mie valutazioni, fammele sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto e sei interessato ad altri contenuti come questo, allora lasciami un like, iscriviti e magari anche un commento. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!